Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Può essere un momento di riflessione, un momento anche di fermo, dove magari qualcuno di voi sta cercando di capire o di vedere chiaro per quello che riguarda una situazione, una relazione, dei comportamenti, potrebbe anche essere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Tenete presente che per tutto agosto c'è in promozione la lettura fast, la lettura veloce, che in realtà è una prova. Comunque c'è il video anche di quello, Bene, partiamo con un asso di bastoni, un fante di bastoni, abbiamo un mago, 4 di coppe, 3 di pentacoli, abbiamo gli amanti e un 3 di coppe, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché la leggerò come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione dell'energia della vostra persona di interesse nel caso ci sia qualcuno, e poi andrò come a confrontare il movimento delle due energie. Bene, partiamo da questo asso di bastoni perché secondo me è qualcuno con il o la quale potreste già aver avuto dei contatti. Per qualcuno questo asso di bastoni mi dice che potrebbe anche esserci già scappato qualcosa con questa persona. Se così non fosse, l'asso di bastoni potrebbe essere una passione, qualche tipo di hobby, qualche tipo di progetto, di iniziativa alla quale avete partecipato e dove effettivamente può esserci stato come questo flirt, questa, come vi posso dire, questo nuovo entusiasmo che si accende. E difatti abbiamo la morte e la ruota della fortuna, è come se foste in una fase trasformativa, working in progress mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di bastoni, 4 di pentacoli, sei di spade e carro. È come se arrivasse in qualche modo una spinta con questo asso di bastoni ad andare oltre, a spostarvi da dove siete, a spostarvi da questa zona sicura che è il 4 di pentacoli. Potrebbe anche far riferimento questo 4 di pentacoli a qualche fatto successo in passato, magari in infanzia con questo 6 di spade. Può essere una forma mentis, può essere qualche tipo di questione materiale, può essere per esempio una casa, un lavoro, però c'è come una sorta di attaccamento a qualcosa. E con questo fante di bastoni, con questo nuovo impulso dell'asso di bastoni, sento che o farete come una scelta, considerato il carro, o comunque deciderete di andare avanti.
anche se vi dico che secondo me farete una scelta. Andiamo a vedere il mago. Mm, Sole e matto. Credo che qui ci sia una profonda voglia di iniziare una relazione, una di quelle relazioni dove si può coltivare o si coltiva anche l'amicizia, una di quelle relazioni dove si sviluppa la fiducia, dove ci si può divertire, dove si può viaggiare, dove si può crescere insieme. E con questo mago sento che qualcuno di voi potrebbe proprio, perché avete anche l'asso di bastoni, che è uno degli arcani minori del mago, e quindi sento proprio come questa voglia di fare concretamente qualcosa per manifestare questo tipo di relazione particolare. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Sacerdotessa, c'è qualche cosa che non dite, che non vedete, di cui non parlate, magari è un qualche vostro timore, potrebbe essere qualche vostra proiezione, qualche vostro obiettivo che volete raggiungere, può essere... No, non la sento tanto come paura, però forse sono più dubbi sul da che parte andare, come costruire con questa persona, mi verrebbe da dire, con questo 3 di pentacoli al contrario. Anzi, andiamo a vederlo. Regina di coppe. Mm. E 8 di pentacoli. Non so, qui ho la sensazione che dobbiate o sì mettervi di buona lena e lavorare giorno per costruire quello che voi volete costruire. Vi dirò che per qualcuno qua si tratta di un viaggio nel prossimo periodo dove effettivamente potreste conoscere qualcuno. Adesso poi vi dico anche i segni zodiacali. Andiamo a vedere gli amanti, perché questa carta è una bellissima carta. Abbiamo un 2 di pentacoli e un re di coppe. Qui abbiamo la regina di coppe. È come se ci fosse qualche cosa che non vi convincesse del tutto con questa persona. Ha un potenziale interessante perché qua c'è la regina di coppe, qui c'è il re di coppe, quindi potreste effettivamente essere molto affini. Non vi nego che con questo 2 di pentacoli ci sono alti e bassi, ci sono come punti diversi, magari uno dei due potrebbe anche avere famiglia e quindi avere come delle questioni prioritarie da dover seguire. Per qualcuno potrebbe essere il lavoro che magari vi tiene lontani, però devo dire che con questa carta degli amanti promette bene, ragazzi, perché è una carta di amore reciproco, di amore corrisposto. Può essere che non sia troppo lineare, mettiamola così, quindi che magari non riusciate a vedervi tutti i giorni, non riusciate a vedervi con la stessa cadenza, però comunque promette bene. Andiamo a vedere questo 3 di coppe, abbiamo un 9 di coppe e un 10 di spade. Sembra vi stiate proprio avvicinando alla fine della tormenta, alla fine della tempesta. Il 3 di coppe è comunque una carta che mi parla di festeggiamenti, di qualcuno che raccoglie i frutti di quello che ha seminato, e secondo me è un po' qui il punto, perché si tratta proprio di costruire un rapporto di fiducia pulito, cristallino, trasparente. E anche con la carta degli amanti, uno dei significati è che nei tarocchi tradizionali vengono raffigurati i nudi proprio perché per creare questo sentimento di unione, di unità, bisogna come svestirsi davanti all'altro, bisogna far vedere tutte le proprie vulnerabilità, in modo che così l'altra persona possa amarci nel complesso, non solo in quello che è il positivo. È un po' come appunto quello che dicevo un po' qua prima, comunicare i dubbi, le paure, gli obiettivi, le incertezze, essere un po' trasparenti, come vi dicono queste due carte. Mm. Allora, segni zodiacali, ragazzi.
Allora, qui abbiamo gemelli, abbiamo ariete, scorpione, cancro, leone e pesci. Ok, andiamo a vedere. Ah, ragazzi, scusate, non l'ho detto, ma se per caso non aveste nessuno, potreste conoscere qualcuno. Guardate, vi dirò, secondo me già nella prima settimana di agosto, soprattutto se ci sono dei viaggi in vista, vacanze, gite fuori porta o cose per lo stile, ok? Va bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di legame che vi unisca, se avete qualcuno o se volete monitorare l'evoluzione energetica di questa nuova persona, adesso lo andiamo a vedere in questa nuova linea. Appeso. Appeso, giudizio e matto. Wow, quanto verde. 9 di bastoni, 5 di spade, sole e 8 di coppe. Ok, allora, questo appeso al contrario mi fa pensare che qualche cosa si sia smosso nella testa di questa persona. Andiamo a vederlo. Asso di coppe e 6 di coppe. Wow! Allora, non so quale sia il tipo di legame che vi unisca, quindi se è un po' che vi state frequentando oppure no, però la sensazione che ho con queste carte è che ci sia come la voglia da parte di questa persona di sbloccare le cose con voi. Con questo 6 di coppe mi viene da dire che la situazione avrebbe potuto essere come idilliaca. C'è per un lasso di coppe al contrario che mi dice che non si fida questa persona, è come se mancasse una certa fiducia. Il 6 di coppe mi dice che vi conoscete da un po', potrebbe anche essere qualche vostro amico o amica che sa come siete fatti e che quindi nutre come questa sfiducia in voi. Non so se è una... Datemi una carta per l'asso. Asso di bastoni. Mm. L'asso di bastoni è collegato alle nuove passioni, ce l'avete già anche qui. Ehm, Probabilmente siete, essendo comunque segni, scusate, di fuoco, può essere che siate persone che si entusiasmino mm, parecchio per le nuove conoscenze, le novità, e questa persona io ho come la sensazione che possa pensare che non siate, come vi posso dire, focalizzati su qualche cosa in particolare, cioè è come se questa persona scambiasse il vostro entusiasmo per la vita per leggerezza. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere questo giudizio. Fante di spade e 5 di spade, che c'è già qua. Pare che questa persona tenda a tenervi sott'occhio, perché col fante di spade
È un po' come se vi stesse studiando, c'è un giudizio come carta base, sta cercando di avere come una visione completa di voi. Andiamo a vedere questo matto perché ce l'avete tutti e due, quindi non vi nego che qualche problema di fiducia, tra virgolette, potreste averlo entrambe. Non dico che sia necessariamente che uno non si fidi dell'altro, anche se potrebbe essere con questo 6 di coppe, può anche essere che ognuno di voi abbia problemi di sfiducia per proprio conto, come se fosse una nuova frequentazione, ma ognuno dei due con un proprio bagaglio di sfiducia. Andiamo a vedere questo matto. Cavaliere di pentacoli, cavaliere di coppe. Io sento che anche questa persona, ragazzi, avrebbe voglia di costruire, di andare avanti, di fare qualcosa, però con lentezza, con calma, con ponderazione. Entrambe siete un po' diffidenti, probabilmente ognuno dei due ha avuto delle brutte esperienze e quindi c'è un po' di diffidenza, però sento anche che entrambe vorrebbero qualche cosa in più dall'altra persona, eh. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Sette di pentacoli. E regina di spade. Non lo so, è come se l'altra persona si fosse un po' stancata di aspettare, di vedere come vanno le cose, di portar pazienza, perché comunque voi qui avete una sacerdotessa, eh? O non dite tanto e vi dico che tra la sacerdotessa e l'appeso qualcuno potrebbe anche essere come in un momento di silenzio, però è come se con questa regina di spade questa persona volesse vederci chiaro. Vi ricordo che ha anche qui un 5 di spade. C'è come qualche informazione nella sua testa che sta grippando, mi viene da dire. Ed effettivamente abbiamo un appeso che al contrario, quindi vede come solo una parte della realtà, anche se poi qui c'è il giudizio, come se arrivassero delle informazioni con questo fante di spade, è come se si rendesse conto di alcune cose e non lo so, io sento che questa persona non vede mica chiaro. È come se avesse un'idea distorta di voi, dell'amore, della relazione, di come impostare le cose. Andiamo a vedere il 5 di spade. Due di bastoni. E mago. E che non sa che pesci pigliare, letteralmente, perché avrebbe intenzione di fare qualche movimento in avanti, ma secondo me non sa da che parte, perché non riesce a inquadrarvi. È come se non riuscisse a capire. Vi dirò che con tutti questi 5 di spade, fatemi vedere voi che carte avete. No, guardate, pensavo potessero essere litigi o cose di questo genere, però voi non avete neanche un 5, quindi secondo me è più una confusione che appartiene all'altra persona. Andiamo a vedere il sole, perché questa persona non molla. Effettivamente qui abbiamo un mago e non sapendo bene appunto da che parte andare, secondo me la butterà un po' sull'amicizia, sul creare questo sentimento, questa sensazione di legame amichevole. Allora abbiamo 4 di coppe e re di spade. Per non saperne leggere né scrivere, meglio che ci conosciamo come amici prima. O se foste già intimi, c'è come da sviluppare un pochettino quella parte di complicità. Che qui ci sono degli alti e bassi effettivamente con il 2 di pentacoli. Andiamo a vedere l'8 di coppe.
Cavaliere di bastoni, sì, io sento che questa persona non molla, che cercherà altre ragioni. Cavaliere di bastoni, 9 di pentacoli e 8 di bastoni. Io sento che in qualche modo troverete altri punti di incontro. Se con questo 5 di spade c'è un qualche tema all'interno della relazione che è un po' da definire, sento che non sento che verrà definito, però è come se trovaste altri punti di forza su questa situazione, su questa relazione. È come se iniziaste entrambe ad aprire il cuore, perché in un certo senso entrambe hanno problemi di fiducia. Dovete come andarci piano. Fatemi sapere ragazzi se vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora una sibilla antica per concludere la lettura. Si è girata questa, prenderò questa. Allora, vi predice... la cicogna, carta numero 8. Vi predice una gioia inattesa, un lieto evento in famiglia. E qui dice, di gioventù la faticosa via, dolce riposo di vecchiezza sia. E sole, sole, abbiamo il matto, fatemi vedere che altro, un asso di coppe qui. Sì, potrebbe essere che per qualcuno arrivi un figlio, ragazzi, soprattutto se è un po' che vi state frequentando e siete alla ricerca. Può anche essere un regalo, un dono, insomma, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail. Diversamente potete anche fare lo stesso percorso abbonandovi al canale. Anche lì c'è tutto il tema delle credenze limitanti, però in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di ego, di sensi, di sviluppare i sensi psichici di terzo occhio. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in 3A e 3B. Vanno viste parallelamente quelle. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!